Biotrucco. Ciao biotruccose e biotruccosi, benvenuti in questo rilassante ASMR. Riconoscete questo pacco? You smell divine. È lo spot di Divine, scritto proprio Divine. Questo marchio spagnolo che realizza profumi dupe, ispirati a profumi di alta profumeria e di nicchia, ma anche cosmetici. L'azienda mi ha chiesto di scegliere un profumo tra tutti quelli presenti sul sito e un cosmetico secondo le mie preferenze, per potervelo far vedere, per testarlo e trarne le mie considerazioni personali. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno della scatola. Loro spediscono tutti gli ordini in questa maniera, dentro questo pacco che è sigillato. Ho infatti tolto il sigillo di cartone dalla scatola con tutte queste accortezze. Intanto la scatola stessa può essere riutilizzata per il reso. Vedete, qui c'è l'adesivo con la carta attaccata per poterla richiudere. Il profumo ha un campioncino sul coperchio della scatola. Ecco. Preciso che questa è una collaborazione di tipo gifted, cioè l'azienda mi ha inviato gratuitamente i prodotti per parlarne in un video, non è una sponsorizzazione. Il campioncino è un formato piccolo e pratico, infatti potete spruzzare il profumo da questo campioncino per testarlo. Se non vi piace, non aprite la scatolina, che qui ha un sigillo che io ho rimosso. Potete fare il reso senza aver aperto la scatola del profumo, senza aver utilizzato il profumo dopo averlo provato, grazie a questo sample. Io lo trovo anche molto pratico da portare in borsetta, anche se non ha il tappo, non si spruzza con facilità. Infatti io utilizzo sempre il pollice, ci vuole un po' di forza per poterlo erogare. Apriamo la scatola e sveliamo il profumo vero e proprio, che ha questa elegante bottiglia in vetro con un tappo rotondo. So che Divine ha cambiato il packaging dei suoi profumi, a molti non piace questo, c'è chi trova molto più elegante la precedente confezione, ma personalmente trovo carina questa bottiglia col tappo rotondo, che comunque si distingue da altri brand. Il tappo si toglie così, si rimette facendolo incastrare nell'erogatore. Non mi piace tanto come si incastra perché bisogna fare attenzione, non viene proprio
facilissimo. Tutto sommato comunque basta prestare attenzione. Ho scelto una fragranza unisex. Spesso compro profumi unisex che ci scambiamo con mio marito e in generale preferisco le fragranze unisex, anche se non posso dire che le fragranze femminili non mi piacciono, dipende dal tipo di fragranza, logicamente. Questo è il 653, che corrisponde a una fragranza di nicchia italiana di Xerjoff, ispirata alla Sicilia, Naxos. Andiamo a spruzzare il profumo. L'ho spruzzata anche sull'orologio, sul cinturino dell'orologio. Subito all'inizio si sentono le note di testa, che sono molto forti, per non dire aggressive, agrumate, bergamotto e limone e lavanda. Si sentono proprio tutte insieme in un cocktail potente. E poi questo cocktail potente lascia spazio a delle note delicate, dolci, morbide. Infatti mi sono presa un appunto della piramide olfattiva di questo profumo. Ho scritto in un post-it, così da non sbagliarmi, da non confondere l'ordine. Le note di cuore sono gelsomino sambac, cannella, miele e cashmere, molto dolci, avvolgenti, calde. E infine abbiamo le note di fondo, che sono foglia di tabacco, fava tonka e vaniglia. Ancora abbiamo note dolci, tabaccate. La persistenza di questo profumo è di 6 ore, come per tutti i profumi Divine, ma posso confermare che il profumo rimane anche ben oltre le 6 ore, anche se si sente poi in maniera molto flebile. A me fa pensare tantissimo a una passeggiata autunnale in Sicilia, quando spunta il sole al mattino e nonostante la notte precedente abbia fatto freddo, quasi invernale, il sole è talmente caldo che ti viene voglia di metterti in costume e abbronzarti. Ti assicuro che in Sicilia succede spesso questo, anche in inverno, ma è molto più raro in inverno, magari all'inizio dell'inverno. In autunno succede frequentemente. Mi capita di uscire con un maglioncino e poi di sentire caldissimo, ragion per cui, se è prevista una giornata soleggiata, indosso sempre le maniche corte di cotone estive sotto una giacca calda. Un'altra cosa che mi fa pensare a questo profumo è una sciarpa in cashmere che avvolge il collo in una fredda giornata autunnale. Sì, decisamente. È un profumo molto sensuale e estremamente dolce, ma non stucchevole. Non lo si può definire gourmand. È appunto un particolare, sofisticato,
adatto sia a uomini che a donne, a mio marito piace, a me piace, lo indossiamo entrambi indistintamente, magari non nello stesso momento, se siamo insieme. A me piace indossarlo di giorno, a lui di sera ad esempio. Tutti i profumi Divine sono da 100 ml. Questo è quanto ne abbiamo consumato in una settimana e mezzo circa di prova. Io ne metto sempre molto meno rispetto a lui, dato che non mi piace avere troppo profumo addosso. Il mio olfatto è molto sensibile e nonostante io sia abbastanza sensibile e ci sono profumi che arrivano a provocarmi mal di testa e fastidio, questo profumo che è piuttosto forte mi piace. Sì, devo dire che mi ci trovo abbastanza. Questo è quanto io ho tratto da questo profumo. Logicamente ognuno trae le proprie considerazioni personali, perché ciò che sentiamo attraverso l'olfatto, ciò che elabora il nostro cervello è frutto anche delle nostre esperienze, del nostro carattere, del nostro temperamento, quindi è assolutamente soggettivo. Proseguiamo con ciò che c'è nella scatola Divine. Loro mettono sempre un pacchettino di orsetti gommosi, caramelline ricoperte di zucchero alla frutta, un foglio di adesivi. Uno di questi voglio attaccarlo sul profumo. Quale vi piace di più? Vediamo un po' quale potremmo mettere. Io voglio mettere questa, la conchiglia. Tra l'altro oggi ho indossato un braccialetto con stelle marine e degli orecchini con conchiglie. Sono ispirata un po' al mare della Sicilia e probabilmente questo profumo si ricorda molto un'isola nella Sicilia, una zona costiera nella Sicilia. Prendiamo la conchiglia e la attacchiamo sulla boccetta del 653 di Divine. Ecco. Già ha un altro aspetto. Molto carina l'idea di decorare, personalizzare la bottiglia. Altri adesivi possono essere attaccati in modo da scriverci sopra, ad esempio queste etichette, questa qui o questi pallini qua. Per esempio ci potete scrivere il profumo al quale corrisponde. Niente male, no? Nel pacco c'è anche un cosmetico che ho scelto io. Si tratta delle fialette con acido ialuronico e vitamina C per viso, collo e décolleté. Sono delle fialette siero, apriamole insieme, ampolle di vetro. 2 le ho già utilizzate, una delle quali la sto utilizzando. Ecco, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 10.
ce ne sono 10. All'inizio avevo paura ad aprirle perché sono di vetro. Io sono un po' timorata da questa tipologia di packaging perché ho paura di tagliarmi, ma all'interno della confezione si trova, vi faccio vedere un po' come funziona, un kit per poterle utilizzare al meglio senza tra l'altro rischiare di farsi male. C'è questa qui, è un pezzo di plastica tubolare da questo lato che ha delle zirichinature, diciamo, si inserisce il collo dell'ampolla così, si fa scendere ciò che rimane attaccato lungo le pareti del vetro del collo dell'ampolla e poi si può spezzare senza alcun rischio di tagliarsi. Una volta tolto il cappuccio, la parte sopra, questa ampolla la si inserisce all'interno di questo erogatore. Vedete, è di plastica, una plastica un po' gommosa. C'è anche il tappino. In questa maniera potete conservare l'ampolla per tutto il tempo in cui la utilizzate fino alla fine. Infatti scende giù, basta premere un pochino la parte della plastica ed esce fuori da qui. Ecco, vedete? Molto pratico da utilizzare. A questo punto trovo che sia davvero importante il fatto che abbiano messo la vitamina C dentro delle ampolle in vetro marrone, non trasparente, perché dovete sapere che la vitamina C è termolabile e anche molto sensibile alla luce, quindi si degrada molto facilmente. In teoria si dovrebbe mettere mezzo flacone di questa ampolla al mattino e mezzo alla sera, ma a me dura di più, ne metto molto di meno. Sulla mia pelle, viso, collo e décolleté, vi assicuro che mi dura fino a 5 giorni. Io fino a 5-6 giorni riesco a farmela durare. Dopo l'applicazione la pelle si sente che è molto idratata, ma personalmente io che ho la pelle mista e soprattutto in questo periodo tende a tirare e seccarsi facilmente, preferisco applicare dopo una crema molto leggera, anche perché dopo l'applicazione di questo siero la pelle è un pochino appiccicosa, proprio perché ha una consistenza di gel liquido, rimane un pochino appiccicosa, ma mettendo la crema idratante questa sensazione di appiccicume scompare completamente, ve lo assicuro. È un siero non oleoso, quindi a mio avviso adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare a quelle miste grasse. Illumina tantissimo la pelle, la trovo una soluzione ideale per questo periodo autunnale in cui la pelle deve riprendersi dall'esposizione ai raggi solari dell'estate, anche dall'esposizione eccessiva, in cui magari ci siamo dimenticati la crema solare oppure abbiamo preso il sole in giornate eccessivamente calde o in ore troppo calde. Può capitare di dover uscire quando fa eccessivamente caldo, il sole è molto forte, di doversi esporre necessariamente, magari si è dimenticato il cappellino, magari si è dimenticata la protezione solare, la pelle ne risente tantissimo, tende a invecchiare molto più facilmente per lo stress ossidativo provocato dai raggi solari, e trovo che sia una soluzione ideale appunto per far sì che la pelle si riprenda
meglio possibile da questo trauma, dai raggi solari, insomma. È utilissimo per chi ha problematiche di macchie della pelle, ma anche per chi trova la pelle molto spenta, opaca, con un grigiore addosso, non proprio bello da vedere, magari non vuole truccarsi sempre, come me. Senza il trucco la mia pelle sta diventando molto più bella, molto più idratata, che appunto c'è l'acido ialuronico ad alto peso molecolare. Ottimo prodotto, contenta della mia scelta. Benissimo, questo è tutto ciò che ho scelto dal sito Divine. Se volete dare un'occhiata ai prodotti, vi lascio il link nell'info box. E voi conoscevate questo marchio? Ne avete sentito parlare qui su YouTube o sui social in generale? Avete mai acquistato una fragranza Divine? Qualcuno di voi ha Naxos di Xerjoff originale? Oppure ha comprato un altro dupe? Ditemi come vi siete trovati, quali sono state le vostre impressioni e perché vi piace o non vi piace questo profumo. Sono molto curiosa a riguardo. Ultimamente mi sto appassionando tantissimo ai profumi. Devo dire che sono piacevolmente sorpresa. Grazie per aver guardato questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanella da smartphone per ricevere le notifiche sui prossimi nuovi video che metterò. Ci vediamo alla prossima su Biotrucco ASMR.